È d'accordo con Schopenhauer quando dice che le religioni sono come le lucciole. Per splendere hanno bisogno delle tenebre? No, sono invece d'accordo con Einstein che definì la luce l'ombra di Dio. Le religioni vere sorgono dalla luce ed in essa si esaltano. Religione ce n'è una o ce ne sono tante? Tutte le religioni di ispirazione morale hanno le stesse finalità. Nella religione ci deve essere più moralità o più sentimento? Sentimento e moralità formano un tutto inscindibile. Crede ai miracoli? Sì, e vi assisto frequentemente. Il miracolo è solo sospensione delle leggi naturali? Nel miracolo una legge naturale non è sospesa, ma superata. Nella natura tutto essendo energia, movimento ed evoluzione. Potranno mai scienza e fede incontrarsi? La fede nella ricerca è per lo scienziato una vera e propria religione. La fede in Dio per coloro che credono è pari alla fiducia che ha nello scienziato. L'incontro tra scienza e fede può avvenire sul piano ideale dell'intelligenza, costantemente rivelatrice di un infinito aperto all'uomo. C'è coscienza nella materia? La coscienza primordiale esiste e ne è prova l'istinto che anima la materia e ne regola l'energia. La forma più alta di questa coscienza è quando essa diviene intelligente. È in questo preciso momento che appare l'uomo. La realtà è più dentro o fuori di noi? Dentro, anche a causa dell'inconscio depositario della conoscenza. È concepibile il pensiero senza lo spirito? No, perché rimarrebbe sterile. Che rapporto c'è fra il pensiero e lo spirito che lo sovrasta? Lo stesso che corre tra il suddito ed il suo principe. Potrà mai la scienza analizzare, sviscerare lo spirito? Sì, nell'istante stesso in cui perverrà ad identificarlo. Sono certo che a tanto giungerà l'ansia dell'uomo. Come medesimarsi nel proprio spirito intelligente? Nella consapevolezza della propria coscienza. Perché l'uomo teme tanto la morte? Per la rappresentazione macabra della morte stessa e per i distacchi che nessuna filosofia conforta totalmente. Quando si comincia a morire? Non appena ci si accorge di vivere. La morte è davvero la fine di tutto? Davvero non per tutti. Lei come immagina l'aldilà? La mia risposta sarebbe condizionata dalla mia fede cristiana. Si ricorda spesso che deve morire? Ad ogni istante. Il destino va sempre e comunque accettato? Il destino è opera delle nostre scelte. Come tale è impossibile rifiutarlo. Tutto sta scritto? Il Mektoub, che tutto sta scritto, degli arabi non deve distoglierci per adoperarci ed agire senza tener conto della fatalità. E se Dio, come dice Einstein, giocasse ai dadi col mondo? Perderebbe tutte le partite perché Dio non bara. L'amore per il prossimo è un dovere o è un istinto? Dovrebbe essere un istinto, ma per la maggior parte degli uomini non è neppure sentito tutti. Bisogna essere prima giusti o prima generosi? Giusti, ciò che non esclude la generosità. C'è in noi più il cielo o l'inferno? In parte uguale. Quando un'anima è veramente grande? Quando egli di essere La sofferenza purifica sempre? purifica chi sa accettarla. Siamo comunque responsabili di quello che facciamo o di quello che non facciamo? Sì, se lo facciamo volontariamente.
Pensa anche lei con Seneca che la virtù senza le avversità marcisca? Basta, stimolano il coraggio al quale la virtù si ispira. L'attirano, l'attraggono più le anime felici o le anime infelici? Ho sempre sentito il bisogno di compiangere negli altri le mie miserie, o di rimpiangere negli altri la mancanza delle mie gioie, perché nella disgrazia altrui ho veduto la fine prossima della mia felicità ed ho sentito per gli altri il bisogno che avrei avuto tardi di essere commiserato io stesso. C'è progresso senza urti interiori, senza conflitti? Meglio la verità o la felicità? Non esclude l'altra, anzi è in complemento, perché la felicità senza la verità non può esistere. Anche per lei più si giudica e meno si ama? L'amore ingrida l'indulgenza. Il giudice, anche se indulgente, deve essere imparziale. L'amore rende migliori? Sì, durante il suo tempo. Qualche crisi ha segnato le linee del suo destino? Quando ero ragazzo mi ero fatto un motto col quale intestavo la carta da lettere. La fortuna è Dio, il destino sono io. Durante tutta la vita mi trovai sempre ad essere l'artefice delle mie crisi. Da che cosa si lascia più facilmente sopraffare? Del sentimento Ha molti dubbi? infiniti. Il più atroce di aver sciupato sotto certi aspetti la vita, Cosa più nella vita la disarma? l'accoglienza. Ha perduto molte illusioni? Molte. Ho conservato gli essenziali, per prima la speranza e per ultima la rassegnazione. Riesce a sfidare le calamità, la sorte avversa? Le mie no. Mi viene di presentire quelle che incombono sugli altri. Allora agisco, a volte un successo. Non si è mai pentito di aver fatto del bene? Oh, proprio no, se così fosse. L'uomo lo farebbe o per timore o nella speranza di acquisire serenità ed una sorta di protezione. Perché si è definito una grondaia che convoglia l'acqua stillante sul tetto? Perché sono cosciente di non possedere neppure ciò che dono. Lei non vuol sentirsi definire né un sensitivo, né un veggente, né un medium, né un taumaturgo. Ma che cos'è? Essere molto più lavoro. Meno importante ma diverso. Le sue sono possibilità o facoltà? Possibilità. E hanno una base biologica? No, perché provengono dallo spirito. Sotto quali impulsi lei agisce? Quelli che mi dettano le circostanze. Mi viene di trovarmi improvvisamente impegnato in un senso infinito di disponibilità, impossibile a descriversi. È una specie di tenerezza, finalmente di gioia, non appena il prodigio è avvenuto, sempre per una ragione che si rivela più tardi. E agisce spontaneamente? Sempre. Fino a che punto lei è l'arbitro dei suoi poteri? Non essendo poteri, non posso esserne l'arbitro. I suoi esperimenti sono solo una manifestazione psichica? Nei miei esperimenti è la psiche a far da grondaia allo spirito. Può servirsi come vuole dei fenomeni che si manifestano attraverso di lei? Nel modo più assoluto. È vero che tutto ciò che fa stupisce anche lei? È vero, e sovente ne rimango commosso. Ed è vero che quando si mette in comunicazione con gli spiriti intelligenti, il suo peso, il
suo peso fisico diminuisce? Non mi è mai avvenuto di mettermi in comunicazione con spiriti intelligenti, è una facoltà che non posseggo. La cosa avviene all'infuori della mia volontà. Non credo che il mio spirito diminuisca, il mio peso diminuisca, perché non vado in trance né provo eccessiva fatica. Ed è vero che il suo ritmo cardiaco si altera? Può agitarsi senza però alterarsi, come avviene per un'emozione. Sono importanti la fiducia e l'ottimismo di chi assiste ai suoi esperimenti? Sono forme di collaborazione che possono essere importanti, ma non determinanti. È vero che ha fatto diagnosi senza dati clinici, solo guardando, vedendo, studiando il paziente? Sì, tutta la presenza dei medici. È vero che se certi suoi moniti fossero stati ascoltati, ci saremmo risparmiati tante calamità? Sì, Lei si ritiene un uomo di scienza? La sua conoscenza è già patrimonio della scienza di domani? è difficile stabilire i limiti della mia conoscenza, ma sono certo che la scienza che perverrà e li supererà. Sono trasmissibili e come i suoi poteri? Ho detto che non sono poteri, ma possibilità. Queste sono comprensibili attraverso un'attenta e umile intuizione della loro essenza. È sempre stato disinteressato? È una condizione sine qua non, Perché rifiuta i controlli, le verifiche? perché i controlli presuppongono ciò che non posseggo, la facoltà di produrre fenomeni volontariamente. Questi non sono quindi irrepetibili. Alle richieste che mi vengono fatte di lasciarmi esaminare, cerco di spiegare queste cose, ma non si vuole comprendere. Si chiama in causa una scienza intransigente e preclusa verso ciò che non appare ammissibile, quando invece è proprio della scienza stessa, quella di essere aperta ai problemi che non sembrano offrire spunti per la ricerca. La scienza può rifiutare di credere a ciò che essa stessa non è in grado di provare? Ma nulla lo autorizza a negarlo. Lei ha avuto molti contatti con scienziati o anche contatti occasionali? Per oltre 50 anni ho avuto contatti anche con i sini scienziati e mi confortò la loro disponibilità a discutere senza preconcetti quella verità che appariva loro impossibile. Parlando di Dio agli scienziati, trovai comprensibile che alcuni di essi mi rispondessero che la scienza si dovrà un giorno consegnare quanto oggi le religioni attribuiscono a Dio. È incontestabile che l'uomo, per le prerogative che gli consente il suo intelletto, è una sorta di divinità in mezzo alla natura. I miracoli che gli compie in virtù della scienza non sono forse una dimostrazione dei suoi poteri. Ma da dove gli vengono questi poteri se non dal suo intelletto? Per me, uomo di fede, identifico Dio nell'intelletto dell'uomo e sono certo che più di uno scienziato credente si trova agevolato nella sua fatica da questo pensiero. Mi sono detto che se non avessi una fede religiosa, la sola direzione verso la quale la mia mente avrebbe potuto volgersi sarebbe stata quella della scienza. Lei cita spesso le sacre scritture, perché? Le sacre scritture apprendono all'uomo che Dio lo ha fatto a sua somiglianza, dotandolo di libero arbitrio, del senso di responsabilità, conferendogli la coscienza della sua alta ragione di esistere e di una raggiungibile immortalità. Ma a coloro che non credono a quelle scritture, perché non offrire il miracolo scientifico che è già l'anticipazione di quell'assoluto meraviglioso
fondo non si sente un eretico dicendo quello che dice, facendo quello che fa? Non mi sento un eretico, né un illuso. In questo tentativo di conciliare tanti pensieri discordanti e di aprire una via in alternativa al materialismo ed in regalo alla solitudine ed al terrore della morte. Confido che l'uomo alto vorrà continuare nella ricerca di mezzi idoni per avvicinare la scienza e lo spirito, ciò che oggi non è ancora probabile. La verità, secondo lei, alla fine trionfa? Sempre, ma senza limiti di tempo. La rivelazione spiega l'immenso arcano dell'universo, risponde alle ultime domande? Non lo spiega, lo lascia intuire ed è già molto per la mente umana. E se dormi, e se in quel sonno sogni, e se nel tuo sogno vai in paradiso e là trovi uno strano, bellissimo fiore e lo cogli e quando ti risvegli te lo ritrovi nella mano. Ah, e allora? Ricordo vagamente una visione che ho avuta la scorsa notte nel delirio che mi causava la febbre. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Mi siedo, stanco e felice. C'era un uomo seduto vicino a me e quest'uomo mi dice «Che l'heure est-il, s'il vous plaît, monsieur?» Allora io gli tendo l'orologio per fargli vedere l'ora. Quello ripete Che l'heure est-il, s'il vous plaît, lo monsieur? guardo e vedo che aveva il bastone bianco tra le gambe, era un cieco. Allora mi sono detto, ma io voglio che veda. Gli ho preso la mano, ho pensato il colore verde e gli ho detto, lei deve vedere, questo è il mio orologio, guardi, immagini il colore verde anche lei. Ho provato tanto tempo, non ci sono riuscito. Sono diventato triste. Se non sono riuscito a fargli leggere, allora avevo imparato a sapere le carte rosse e le carte nere e tutto finiva lì. Incubi, incubi, incubi. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla. L'impossibilità di comunicare e di essere capito anche all'interno del nucleo familiare lo portano a un intenso sviluppo di un proprio mondo interiore. Si dice infatti che avesse un rapporto stretto con la Madonna Consolata sin da bambino. Intelligenza della mente logica, realtà oggettive. Mettiti da parte per un breve momento e ascolta un figlio dell'intelligenza intuitiva che ha cantato le infinite possibilità dell'essere umano. Il suo nome è Roll.